Starship 11, successo tecnico e prove decisive verso Luna e Marte. La notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025, SpaceX ha portato a termine con successo l'11° volo di prova del sistema Starship, analogamente agli esperimenti recenti, ma con alcune varianti tecniche pensate per raccogliere dati preziosi sulle fasi più critiche del volo orbitale e del rientro atmosferico. Il lancio è avvenuto dalla base di Starbase in Texas e la sequenza di missione si è svolta secondo il piano predisposto. Separazione del primo stadio, salita della navetta fino a quota orbitale, rilascio di payload di prova e rientro con ammaraggio controllato. Lo scopo dichiarato di questa campagna di test è duplice: valutare la robustezza delle procedure operative, accensioni ripetute, manovre di rientro, gestione termica, e accumulare esperienza per le versioni successive del vettore che SpaceX intende impiegare in missioni lunari e marziane. Nel corso dell'11° volo, la navetta ha raggiunto un'orbita suborbitale prossima ai 200 km di altitudine prima di eseguire le manovre di rilascio e rientro che gli ingegneri volevano verificare. Tra i dati concreti raccolti durante la missione c'è il rilascio di payload di test. La Starship ha dispiegato 8 simulatori di satelliti, dummy payload, per valutare il comportamento del veicolo e la distribuzione dei carichi utili in orbita. L'operazione, oltre a dare informazioni sulle dinamiche del rilascio, serve anche come banco di prova per future attività commerciali e per la coesistenza con costellazioni satellitari. La profilazione del volo ha compreso alcune manovre tecniche attentamente studiate. Il primo stadio, Super Heavy, si è separato dopo il decollo e ha eseguito sequenze di riaccensioni durante la discesa controllata. La scelta di non tentare, per questa occasione, il recupero meccanico con la torre, la cosiddetta cattura con i bracci della struttura soprannominata Mechazilla, è stata confermata dagli osservatori. Il booster ha privilegiato un ammaraggio controllato come soluzione più prudente per acquisire dati sulla protezione termica e sulle manovre di atterraggio. Non sono mancati i test sullo scudo termico. Alcune piastrelle protettive della navetta sono state sottoposte a stress test, con rimozioni selettive in zone specifiche per capire meglio il comportamento durante il rientro atmosferico. Parallelamente, gli ingegneri hanno verificato la capacità dei motori superiori della Starship di riaccendersi in orbita. Una funzione cruciale per ogni manovra di inserimento o trasferimento orbitale e per future operazioni di rifornimento e rendezvous. Questi esperimenti mirano a ridurre gradualmente i margini di incertezza che ancora gravano sulle fasi più delicate di missioni profonde. Il carattere sperimentale del programma continua a convivere con spinte politiche e strategiche. Starship è ormai considerata da SpaceX e da molti osservatori come il vettore che potrebbe, in futuro, trasportare carichi e astronauti verso la Luna e infine verso Marte. Per questo motivo ogni test assume anche valore simbolico e diplomatico, oltre che tecnico. L'azienda di Elon Musk mantiene il proprio calendario di iterazioni rapide, mentre partner istituzionali come la NASA osservano con attenzione l'evoluzione del progetto in vista di possibili integrazioni con programmi come Artemis. Non mancano però gli aspetti critici. La transizione dall'affidabilità dimostrata in singoli test a una capacità operativa su larga scala passa per problemi ingravescenti come il rifornimento criogenico in orbita. La logistica di trasferimento di propellenti tra veicoli spaziali, ancora largamente sperimentale, e la standardizzazione delle procedure di sicurezza per proteggere sia il personale a terra sia il traffico spaziale commerciale. È su questi punti che, secondo analisti e commentatori, si giocherà buona parte del futuro operativo di Starship. Dal punto di vista operativo, l'esito dell'11° volo offre però segnali incoraggianti. La missione è stata condotta senza incidenti rilevanti. I sistemi principali hanno risposto come previsto e le ripetute accensioni hanno fornito telemetria utile per modellare le prossime iterazioni. SpaceX non ha ancora annunciato una tempistica precisa per il prossimo test o per modifiche radicali al design, ma la narrativa aziendale resta quella dell'avanzamento graduale mediante prove e correzioni continue. L'ombra di una competizione internazionale più ampia, in particolare con programmi spaziali che mostrano progressi in campo lunare, rende la posta in gioco ancora più alta. Tuttavia, il successo tecnico dell'ultimo volo conferma che la strategia iterativa,
sperimentare spesso, raccogliere i dati e correggere il progetto in corsa, continua a produrre risultati concreti. Lo sforzo ora è trasformare questi risultati in procedure ripetibili e sicure, passaggio obbligato prima che Starship possa essere davvero considerata una piattaforma operativa per missioni con equipaggio verso la Luna o oltre. In conclusione, l'11° test di Starship non è stata una mera ripetizione. Ha fornito nuove informazioni tecniche, ha confermato la fattibilità di alcune manovre complesse e ha evidenziato ancora una volta quanto rimanga da fare per passare da un successo di singola missione a un sistema realmente operativo e affidabile per l'esplorazione profonda. Per gli ingegneri, i responsabili politici e il pubblico che segue questo progetto, i prossimi voli saranno gli indizi più concreti per capire se e come Starship potrà mantenere le ambizioni che le sono state attribuite.